Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Come vedete ho un nuovo cappello. Avete visto oggi, per chi mi segue su Facebook, su Instagram e sugli altri miei profili social, l'annuncio del mio ingresso nel team RC Project. Se non avete visto l'annuncio significa che non mi seguite ancora né su Facebook né su Instagram. Quindi ragazzi, fatelo il prima possibile. Seguitemi su Facebook, sulla mia fanpage Fabrizio Teghesi RC e seguitemi su Instagram, sulla mia pagina fteghesi_RC. Pensate ragazzi, sono trascorsi più di 12 anni dall'ultima volta in cui ho avuto uno sponsor di optional nel mio pacchetto. Questo perché con Kyosho era severamente vietato montare qualunque tipo di parte o di optional non di produzione Kyosho. Questo con HB non accade e quindi ragazzi ho potuto stringere una collaborazione con il marchio che ritengo uno dei migliori, se non il migliore, sulla produzione di optional. Con Stefano c'erano già stati contatti mentre correvo con Kyosho da parte sua e purtroppo ero stato costretto appunto a rifiutare per l'impossibilità di poter usare il suo materiale. Non appena sono approdato nel team HB, Stefano mi ha subito ricontattato e abbiamo immediatamente stretto un rapporto di collaborazione. Sono andato immediatamente a vedere il suo catalogo e produce veramente una valanga di cose fighe e utili per HB Racing. Quindi ragazzi non vedo l'ora di mostrarvi piano piano nel corso del tempo tutti gli optional che produce e la loro utilità. Ma prima vorrei fare il punto e raccontare un po' di cose sul marchio RC Project. Stefano ha creato il brand RC Project nel 2017, ma era da tanto tempo che stava maturando questa idea di creare qualcosa nel mondo RC. La volontà di creare qualcosa in questo mondo nasce dall'emulazione del padre che con Simeonato avevano creato la Marley. Questo ragazzi, per chi veramente mastica modellismo da tantissimi anni, non potrà non aver presente chi e che cosa era Marley. E così, dopo aver fatto i primi prototipi appunto nel corso del 2017 e aver testato questi prototipi con esiti più che soddisfacenti, al termine dell'anno 2017 decide di iniziare e lanciare il suo brand RC Project. Ovviamente, come sempre accade, tutto è iniziato per gioco, ma in questo Stefano è stato molto avvantaggiato, perché pensate, è da più di 25 anni che è coinvolto in questo settore anche al di fuori del mondo RC. Grazie alla sua esperienza riesce ad avere dei vantaggi realizzativi perché è un profondo conoscitore di tutto quello che riguarda l'asportazione truciolo, quindi è esperto negli stampi per materiale plastico, per gomma, per siliconi e tantissime altre cose. Grazie alla sua competenza riesce ad arrivare al prodotto finito con tempi e costi molto ridotti, perché fa quanto più possibile in autonomia. E anche quando ha bisogno di delegare a terzisti, conosce talmente bene il mercato, i costi, i processi, che ovviamente riesce a sfruttare ugualmente questo vantaggio competitivo. In una delle ultime mail mi ha chiesto di fargli un ordine scrivendogli di cosa avessi bisogno e io gli ho risposto semplicemente: vedi tu, mandami ciò che pensi mi possa servire. E così mi è arrivato questo pacchetto che andrò ad aprire insieme a voi ragazzi, non so neanche io che cosa c'è dentro, quindi andiamo subito ad unboxare. Eccoci qua ragazzi, unboxiamo subitissimo e vediamo che cosa mi ha mandato. Packaging ragazzi bellissimo. Allora qua ci sono i dischi dei freni, ragazzi spettacolare. La torre ammortizzatori anteriore per HB Racing. Le viti di fissaggio della campana della frizione. I raccordi per i tubi della miscela.
per fare le prolunghe e unire due spezzoni di tubo. I supporti ammortizzatori standard, quindi questi sono quelli uguali agli originali, i più 5 e i più 2,5, quindi ci sono addirittura 3 possibilità come lunghezza del supporto ammortizzatore superiore. Favoloso anche il collarino color arancio HB Racing e la vite spettacolari. I pesi per il telaio anteriore da 20 e da 30 e posteriori da 20 e da 30, ragazzi, bellissimi. I tappi, questi sono favolosi. Questi, quando pulite il serbatoio, inserite questi tappi nel tubo e per chiuderlo al posto delle classiche viti di 3 mm e hanno lo stesso riprodotto, ovviamente cavo, quindi tappato, lo stesso ugello che c'è nel serbatoio per attaccare i tubi, quindi non rischierete di rovinarli in alcun modo e nemmeno di sporcarli. Bellissimi questi. Queste sono le viti delle bandelle laterali HB Racing, perché la HB ha delle viti particolarissime per attaccare le bandelle antifango, quelle quindi a destra e a sinistra del telaio. Favoloso anche queste, e queste sono in ergalot titanio, non lo so, ci devo guardare. I ceppi della frizione con relative molle, anche questi sono dei capolavori, guardate che belli, e questi sono compatibili non solo per HB Racing ma per tantissime altre macchine. La piastra A, quindi quella dietro al paraurti per HB Racing, bellissima. Il supporto marmitta, che evita anche in caso di perdita del grano di far sganciare la marmitta dal supporto, bellissimo. Le sfere leggere, e queste sfere, ragazzi, hanno una particolarità, ma ve ne parlerò dopo. E infine il pezzo forte, i tappi degli ammortizzatori per HB Racing. Quindi questi tappi sono compatibili con HB Racing, ci sono anche tutte le membrane a nido d'ape di varie durezze e con stampi prodotti appunto da RC Project, e anche questi su determinati tipi di piste fanno veramente la differenza. Io con Kyosho non ho mai potuto montarli, sia per come era fatta la geometria della macchina, sia per ovviamente obblighi di sponsor, ma in questo caso mi sbizzarrirò a capire dove vanno meglio e ovviamente ve lo comunicherò. Ora, visto che noi non possiamo parlare di tutte queste cose in una volta sola, mi concentrerò su uno o due optional, poi faremo ovviamente anche altri video dove vi spiegherò nel dettaglio i vari optional. Per i tappi faremo un video a sé stante. Ci sono ovviamente anche cose che non hanno bisogno di essere spiegate, e come i pesi sul telaio ad esempio, ma ci sono cose che devono assolutamente e soltanto essere provate, come i dischi dei freni e i ceppi della frizione, così vi saprò dire anche che differenza c'è rispetto ai ceppi frizione originali. Ma oggi voglio concentrarmi su questo prodotto perché ritengo che l'utenza HB Racing abbia necessità estrema di questo optional. Allora andiamo ad aprirlo. Ovviamente io sono un cultore del packaging, quindi non tirerò con le mani ma userò le forbici.
Ok, semplicemente ragazzi, queste sono tutte le sfere della macchina, tutte, quindi che cosa hanno di particolare queste sfere? Adesso le divido per dimensione e per tipologia. Qui ci sono le viti. Vediamo di vedere dove vanno montate queste sfere. Allora, queste vanno montate nel lato esterno dei tiranti del camber link, sia davanti che ovviamente anche dietro. Queste invece vanno al posto delle sfere lato interno. La prima particolarità, ragazzi, che hanno queste sfere è che sono filettate, guardate, vedete? La vite non è passante, quindi non hanno bisogno del controdado come qua, e ovviamente nemmeno qua. Basterà mettere la vite al contrario e avremo ovviamente le sfere che si reggano soltanto con la vite. Guardate, queste nello specifico sono quelle dello sterzo che vanno sostituite qua. In più, ragazzi, per allentarle, guardate un po', vedete? C'è l'incavo esagonale che ci permette di andare a serrare da entrambi i lati, quindi con due chiavini da 2,5 mm riusciremo a montare le sfere. Guardate, è uno spettacolo. Oltre a tutto questo, che cosa c'è di particolare? Le sfere HB, queste ragazzi sono nuove, queste non hanno mai girato, nuove. Guardate, da nuove hanno già il gioco perfetto, quindi diciamo che tendenzialmente, avendo già il giusto lasco da nuove, tenderanno ad avere un consumo maggiore rispetto alle altre, che invece di contro hanno che vanno rodate inizialmente. Quindi inizialmente gli Uniball scorrono un po' meno, poi raggiungono questo gioco che è quello ottimale per tutte le auto e ovviamente arriveranno a consumarsi dopo. Queste sfere hanno un diametro appunto della sfera maggiorato rispetto a quelle di serie, quindi abbiamo due opportunità. Su piste estremamente lisce e veloci, con grip estremo, dove siamo più vicini all'on-road che all'off-road, le possiamo montare su Uniball nuovi e avremo la macchina ancora più precisa di giochi, quindi con meno giochi rispetto alla HB originale. Mentre, che è poi l'utilizzo per il quale io vi consiglio caldamente l'acquisto di queste sfere, è quando gli Uniball cominciano a essere consumati, mettendo queste sfere torniamo esattamente al gioco perfetto, che è quello che ha l'HB Racing di serie quando si monta la macchina. Quindi ragazzi, avete capito che oltre ad essere reverse, oltre ad essere in Elga trattato duro, esattamente come queste, oltre ad avere tutti i vantaggi che vi ho menzionato, ad essere nere, quindi sono anche molto belle, queste vi danno anche il vantaggio di tornare ad azzerare i giochi quando gli Uniball sono consumati. Quindi nel caso doveste cambiare mettendo materiale originale HB, dovreste cambiare plastiche e sfere, mentre in questo caso fate il cambio di plastiche in meno. Cambierete una volta usurate soltanto le sfere, metterete queste e avrete tutti i vantaggi che vi ho elencato e tornerete al gioco perfetto. In più, torno a ripetere, sul liscio, piste con grip e piste appunto che assomigliano più all'on-road che all'off-road, le potete montare anche su Uniball nuovi e otterrete dei vantaggi perché avrete una macchina più precisa. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente avrò anche la rivendita di tutta la gamma dei prodotti RC Project, con un focus particolare per quelli per HB Racing, ovviamente, che avrò praticamente sempre totalmente in pronta consegna. Quindi ragazzi, non esitate a contattarmi per avere maggiori informazioni su tutti i prodotti che avete visto e comunque su tutto il catalogo RC Project. Noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video, ma
Non dimenticatevi di mettere tantissimi like e ovviamente di commentare e di condividere il video. Ciao!